Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte, il primo semestre del 2025. Ok, abbiamo la carta dell'appeso. Amici della bilancia, può essere un periodo dedicato alla osservazione delle cose da un altro punto di vista. Normalmente è una carta di fermo, di lentezza, che dà la possibilità appunto di riconsiderare una determinata situazione o relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. In descrizione trovate anche il link al corso di tarocchi di livello intermedio che è in partenza a gennaio 2025. Io comunque tutte le novità le inserisco sempre nella descrizione, voi aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete scrivere un'email. Allora ragazzi, questo è il primo di 4 oroscopi che andrò a fare per il 2025. Questo parlerà delle energie, diciamo in generale, andremo a vedere un attimino il movimento a grandi linee, sì. E dopodiché ce ne sarà uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e uno sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, vi consiglio di iscrivervi se non siete già iscritti. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili, ragazzi, per questo primo semestre del 2025. Cominciamo con un bel matto, il Papa, un imperatore, Re di Pentacoli, abbiamo un Cavaliere di Bastoni, Imperatrice e 8 di Coppe. Avete Imperatore e Imperatrice, ragazzi? Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò come un messaggio finale, una sorta di riassunto. Partiamo da questo matto. Il matto di solito è una carta che esprime ingenuità, in questo caso la sento un po' come ingenuità, come spensieratezza. Andiamo a vederlo. È una carta che parla anche di fiducia, eh? 6 di bastoni e 6 di spade. Voglio andare a vedere anche il Papa. Appeso, Cavaliere di spade e 3 di pentacoli. Qui è come se si elaborassero, diciamo così, certe credenze limitanti, mm, diciamo di tempo fa. Ho questa sensazione che il matto qui rappresenti come il sono stato figlio o figlia fino ad adesso, mi sono sentita accudita o accudito, protetto, insomma guidato, adesso è ora che io mi trasformi in questo papa. È come
se non foste stati riconosciuti o voi stessi non abbiate riconosciuto il vostro potere spirituale, il vostro potere materiale. Qui abbiamo due carte, tre se consideriamo l'imperatrice, due carte di forte potere materiale, di economia, di abbondanza, di cose materiali proprio. E io ho la sensazione che nel primo semestre del 2025 qualcuno potrebbe iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È come se si iniziasse a essere meno ingenui e un po' più, mi dicono professori, maestri. C'è anche questo 3 di pentacoli che mi fa pensare ad un progetto, a qualche tipo di responsabilità che potrebbe arrivare. Tenete presente che il Papa fa anche riferimento a un ruolo, quindi può essere il ruolo di una guida. Andiamo a vedere adesso l'imperatore perché potere spirituale, potere materiale, però sono due carte yang, cioè di energia maschile, di azione, di movimento. Andiamo a vedere l'imperatore. Asso di spade e 2 di pentacoli. Credo che ci siano come delle regole o da dover cambiare, ragazzi, o da dover creare ex novo, soprattutto se elaborate queste regole, come vi dice qui il 6 di spade, che io sento essere una carta sempre un po' collegata alle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia o durante l'arco della vita, piuttosto che alcuni atteggiamenti di difesa, piuttosto che alcune reazioni alla paura. Sono come degli meccanismi di autodifesa intrinseci di cui noi non siamo sempre consapevoli, sono proprio dinamiche di reazione. E siccome qui abbiamo il matto e qui il Papa, la sensazione è che dobbiate nel prossimo semestre elaborare certi tipi di reazione, magari anche un po' infantili se vogliamo, con la carta del matto, perché rappresenta i bambini, e appunto io vedo come una trasformazione da ingenuo a saggio, cioè c'è proprio come un ok, parto da una situazione che è più o meno ehm, tranquilla se vogliamo, perché comunque i bambini non hanno grandi pensieri, no? E si arriva, o comunque ci si trasforma in questo papa, quindi in qualcuno che sa guidare un gruppo, in qualcuno che parla alle masse, in qualcuno che è in grado di essere il maestro di se stesso anche. Guardando le cose da un altro punto di vista, con determinazione. Quello che mi lascia un po' così è questo imperatore con l'asso di spade al contrario, perché è come se non ci fosse ancora una chiarezza mentale, cioè si fa un passaggio probabilmente anche un po' fagocitati dagli eventi, però è come se si dovesse ancora cercare, trovare una regola che vada bene per voi. Tenete presente che il 2 di Pentacoli è una carta che parla di alti e bassi, che possono essere sia emotivi che finanziari. Il finanziario non lo vedo tanto perché qui avete due carte di forte potere economico, può essere un alto e basso a livello emotivo, anche perché comunque ragazzi avete due volte l'appeso. L'appeso è una carta che vi invita ad accettare le cose come sono, ma anche a perdonare. Con il perdono sapete che si brucia karma. Andiamo a vedere il re di bastoni. Chissà perché l'ho visto come un re di pentacoli. Ok. Allora abbiamo la regina di coppe, la carta della giustizia, morte, 7 di bastoni, scusate, 3 di spade e 8 di coppe. Mm. Ho la sensazione che qualcuno faccia fatica o non voglia o comunque ad un certo punto sarà quasi obbligato a regolarizzare certi temi. Vi dico, qui abbiamo carte di contratti, abbiamo carte di regole, abbiamo carte di stabilità, giustizia, imperatore e papa.
Quindi è come se il prossimo semestre fosse dedicato a rivedere un pochettino, diciamo, certi parametri della vostra vita, e regolarizzarli, diciamo così, anche se non è italiano. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Un altro papa e un sette di coppe. Ragazzi, il papa potrebbe anche rappresentare una guida, che normalmente sì, è una persona fisica, potrebbe essere una guida spirituale più che tutto, ma sapete che io dico spesso che potrebbe anche essere semplicemente un libro, un video, un podcast, qualche cosa che vi aiuti nel vostro percorso o nell'andare avanti, perché qui con il sette di coppe è come se ci fossero tante idee, tante prospettive, però appunto è come se ci fosse da trovare una regola, un ordine delle priorità, se vogliamo. Credo che questo appeso denoti una sorta di staticità. La parte difficile qui sarà agire nel prossimo semestre, perché diciamo che la trasformazione la sento molto a livello interno, poi però bisogna esternarla, quindi ok, io passo da una fase, diciamo, ovattata, se vogliamo, dove stavo bene, stavo più o meno bene, o comunque dove riuscivo a gestire certe situazioni, e devo trasformarmi nel maestro di me stesso, devo diventare qualcuno che guida, che conduce un gruppo, le masse. Ehm, Vi dirò, è come se diventaste più saggi, vi prendeste certi tipi di responsabilità riguardo alla vostra vita, iniziando con la carta dell'appeso a vedere le cose da un'altra dinamica e a un certo punto dite no, ok, basta, questa dinamica l'ho vista, è sbagliata, era ingenua, era X, non importa, non stiamo a giudicare la dinamica, però la vedo, non mi piace, la correggo e mi do delle nuove regole per arrivare a creare il mio regno. Qui ripeto, c'è la carta della giustizia, per qualcuno ci potrebbero essere dei temi sicuramente legati ai contratti, perché avete tante carte che parlano di contratti. Ora, potrebbe essere riferito ad una casa, ad una ristrutturazione, potrebbe essere riferito a un matrimonio o a qualche accordo che comunque lega voi e un gruppo di persone, quindi magari se la sentite più come energia lavorativa, qui c'è anche proprio un cambio di ruolo. In meglio, in meglio. Probabilmente per riuscire al meglio in questo cambio potreste ricorrere a qualche guida esterna. Adesso andiamo a vedere l'imperatrice, 4 di bastoni. Devo dire che la creatività potrebbe essere un punto di forza, se vogliamo, per riuscire a bypassare questo periodo, che è un periodo positivo, ragazzi, nonostante ci sia l'appeso, ma qui in questo caso non sento che è un momento di fermo, sento più che tutto che è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e qui inizierete a co-creare la vostra realtà. Sento che qualcuno potrebbe anche decidere di trasferirsi, di vendere casa o di viaggiare da un posto a un altro, perché l'otto di coppe ce l'avete due volte, qui avete anche il carro. E andiamo a vedere, avete 6 di spade, andiamo a vedere questo 8 di coppe. L'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi denota un certo momento, se vogliamo, di introspezione, di ricerca interna, è come l'andare verso mete più spirituali. Qui avete, ripeto, sia il potere spirituale che il potere materiale nel prossimo semestre, quindi ci sarà come un cambio abbastanza potente, se vogliamo. E qui difatti abbiamo un mago e un 9 di coppe per spiegare l'otto di coppe. È come se iniziasse un nuovo periodo, ok? E il 9 di coppe molte volte è associato al sogno compiuto, come se spostandovi da un certo tipo di situazione acquisiste pian piano saggezza e iniziasse un nuovo periodo molto appagante per voi. È importante
La carta dell'imperatrice che parla di co-creazione anche. Co-creare vuol dire creare anche non solo con faccio le cose necessarie, ok? Ma mi sintonizzo sull'energia necessaria, quindi anche con i pensieri e le emozioni. Sapete che quando noi pensiamo, mandiamo come degli impulsi energetici nell'etere e più questo impulso è stimolato e caricato, più c'è la possibilità che piano piano questa energia diventi densa fino a che diventi concreta. E qui sì, passiamo dal Papa, che è un'energia spirituale, all'imperatore, che è un'energia materiale. È un po' come se riusciste a far radicare qualche vostro progetto, qualche vostra presa di posizione. E con il mago qui alla fine c'è un nuovo inizio, parla di legge di manifestazione. Io credo che durante il prossimo anno cambierete proprio punto di vista per quello che riguarda, potrebbe essere la vostra vita, potrebbe essere un immobile, vi dico perché la casa la sento. C'è come un qualche cosa che lascerete andare. Se fosse un discorso lavorativo, c'è come una sorta di richiamo a fare altro, a fare di più, a fare per gli altri, mi viene da dire. Perché avete due volte il Papa è colui che parla alle masse, è il maestro, è il traduttore, è colui che media. Mm? Potrebbe esserci, ragazzi, una figura femminile nel prossimo semestre che vi viene in aiuto. Per qualcuno potrebbe essere una madre, per qualcun altro semplicemente una figura femminile intorno a voi. Nel caso aveste questioni burocratiche, nel caso aveste questioni burocratiche aperte, sento che nel primo semestre del 2025 non cederete tanto facilmente. Vi faccio un esempio, il discorso della casa di prima. Facciamo finta che abbiate una casa in vendita. Sento che nel 2025 vi tipo rifiuterete di scendere di prezzo. Cioè sarà come, ok, metto quel paletto lì e da lì non scendo. Anzi, se tu agenzia non riesci a vendermela a quel prezzo lì, cambio semplicemente agenzia. È un po' come se non vi ritraeste, metteste appunto dei paletti, non voleste tirare indietro nei confronti di qualche cosa dove è coinvolto la legge. Quindi potrebbe essere il contratto per la casa, potrebbe essere il contratto, un contratto di matrimonio anche. Non so se c'è qualche acquisto che magari dobbiate fare all'interno della vostra coppia, magari è una casa nuova, può essere per qualcuno una macchina, un mezzo di trasporto. Ehm, Ho come l'idea che sì, cioè punterete i piedi, diventerete imperatori, fermi. C'è come un miglioramento del carattere, una presa di potere personale. L'imperatore è una di quelle energie che si è fatta da sé, cioè si è dato le regole per ottenere i risultati che voleva e ha lavorato con costanza, con diligenza, con meticolosità per raggiungere l'obiettivo che si era prefissato. Quindi sento che è come se aveste bisogno di darvi delle regole, di entrare nel vostro potere personale, perché poi diventerete re. Cioè, è come il... Ok, ho creato tutto questo ed è solo grazie a me. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Un'apertura e la carta della giustizia nuovamente. Qui ragazzi, credo che succederà qualche cosa, l'outsider. Credo che succederà qualche cosa con la giustizia, ma la sento molto positiva perché appunto in questa carta viene chiamata come l'apertura. Può essere che si risolva qualche tema o che ci sia qualche tipo di contratto che finalmente riuscite a firmare, quella firma che stavate aspettando arriva e finalmente potrete uscire dalla vostra situazione
5 di Pentacoli, l'outsider è un 5 di Pentacoli ed è una carta che parla di carenza anche economica, ma qui sento che non siete in quel tipo di carenza. È come se il 2025 vi desse la possibilità di uscire dal vostro guscio e l'appeso vi serve proprio per vedere le cose da un altro punto di vista. Come dire, ok, è sempre stato così, perché sono sempre stato abituato così a non essere riconosciuto, ma adesso le cose cambiano. Io vedo le cose da un altro punto di vista, ok? E mi butto per fare quello che io voglio desiderare. Mi prendo la responsabilità della mia vita, mi do delle regole, ok? E vado verso mete più alte. Ripeto, qui terminiamo con un mago e un 9 di coppe. Le sento comunque carte molto positive. Andiamo a vedere un oracolo della missione di vita. Vediamo che cosa vi dicono. Sono molto belli. C'è poi il libricino da leggere. Ok. Sforzi, oh che bello, guardate, di tutte le letture che ho fatto non ce n'è una dove questa carta di questi oracoli non fosse super centrata con la lettura che avevo appena fatto. E qui parla di 2 mesi. Allora, la traduzione nel libricino dice, la traduzione ragazzi può essere un italiano non proprio fluido, portate pazienza perché questo libricino è scritto metà in spagnolo, metà in francese, quindi portate pazienza. Allora, le tue guide ti dicono che devi fare molti sforzi per arrivare ai risultati che stai desiderando nella via professionale. Questo non vuol dire che stai andando in una cattiva direzione. Le tue guide ti dicono piuttosto che devi investire molto tempo perché il tuo risultato sia messo in opera. Devi mettere giù una nuova organizzazione, lavorare lunghe ore e soprattutto devi essere perseverante, l'energia dell'imperatore. Potrebbe esserci qualche momento dove vorrai abbandonare e le tue guide ti chiedono di non lasciarti andare, di non lasciarti assalire dai dubbi. Questi sforzi verranno ricompensati per un'evoluzione positiva incredibile e soprattutto i frutti che andrai a ricevere di questi sforzi saranno meravigliosi. Hai davanti a te sfida. Hai davanti a te una grande sfida che ti permetterà di renderti conto della forza interiore che hai dentro di te. Riconoscerai con le tue energie la motivazione e il dinamismo. E qui abbiamo il Papa che mi parla di riconoscimento qua sotto, e anche qui. Quindi lanciati nei progetti che vuoi mettere in piedi e dai il meglio di te stesso. Ok, e poi abbiamo la data di 2 mesi. Le tue guide ti dicono che molte cose sono già stabilite nella tua vita professionale e che entro 2 mesi inizierà il nuovo capitolo della tua vita. Ti trovi in un'energia di risveglio professionale, qui dice risorgimento proprio, risurrezione sarebbe, professionale, è un'energia di sincronia. Hai dovuto farti delle domande e prendere decisioni importanti. Questo ti porta a un nuovo dinamismo che è già presente dentro di te. E tutto questo arriverà entro 2 mesi. Qui ragazzi può essere 2 mesi dalla data della lettura o 2 mesi dall'inizio dell'anno, cioè dalla data in cui ascoltate la lettura o 2 mesi dall'inizio dell'anno.
Sentirai una grande allegria e vivrai una vera soddisfazione positiva. Mantieniti positivo e credi in te stesso, perché in 2 mesi succederanno cose relazionate con quello che aspetti e con i progetti che per te contano. Wow, bellissimo messaggio ragazzi. Andiamo a vedere un ultimo di questi oracoli, che anche questi sono molto belli. Ok, la lezione di oggi, no scusate, vivi il momento. Molto zen l'immagine della fanciulla ad occhi chiusi con la rosa in mano, sembra quasi stia pregando, no? Nel giorno di oggi sforzati per vivere il momento. Parla solo di cose positive nella tua vita e evita di tirar fuori le cose del passato, specialmente ricordi o situazioni negative. L'obiettivo, sperimentare il difficile che è vivere nel presente. La guarigione migliora rapidamente se ti concentri nel ora. Sapete ragazzi che si dice che chi vive troppo nel passato patisce di depressione, chi vive troppo nel futuro patisce di ansia. Tenete presente questa cosa qua. La cosa ideale è vivere nel presente, appunto, perché ormai il passato è passato e non si può cambiare, anche se non si possono cambiare i fatti, ma si possono cambiare le emozioni che noi viviamo ripensando ai fatti del passato. E il futuro deve ancora venire e siccome è incerto è inutile preoccuparsi tanto per qualche cosa che deve ancora arrivare. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ho riunito 25 anni di studi olistici che ho intrapreso io, è quello a cui mi sono avvicinata io semplicemente, diciamo, ho rimescolato un pochettino gli insegnamenti, gli ho dato un ordine per facilitare voi nel vostro apprendimento. Comunque il materiale è lì per chi volesse dare una spinta alla propria vita, il materiale ce lo avete lì a disposizione. Bene, detto questo io non posso che augurarvi uno splendido 2025, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!